Il ritorno oltre Best Local Mondo e la rottura del PC. Il PC si è rotto, ma noi no. Bravo! È la stessa cosa. Ottimo, ottimo. Ok. Perfetto, abbiamo tutto. Perfetto. Perfetto ragazzi. Il PC si è adesso non c'è rotto. nessuno. Facciamo una intro per gli amici di YouTube. Rock! Ciao amici di YouTube, ciao! Siamo tornati finalmente. Purtroppo non abbiamo visto i primi due turni. Niente Best perché il Local PC Mondo integrale. Perché il PC si è autodistrutto, poverino. Blue screen of the death. Blue screen of the death. E abbiamo resettato tutto. Siamo operativi di nuovo. E gode. E il Grande Phaser è Phaser. Cosa ha vinto Phaser? Distrutto, dagli il VIP. No, non possiamo darti il VIP noi. Siamo nell'umiltà. Così dal nulla. Così dal nulla. Ragazzi, Bollente abbiamo detto Oden. ormai sono qua. Tanto Bollente Oden si chiama. Bollente Oden. Sei un fico, cazzo, Bollente. Cos'è successo? Il problema è che abbiamo detto ormai sono qua, non posso smontare perché nel tavolo devono giocare. Che Esatto. facciamo ormai questi ultimi due turni? No, tre. 3 turni. 3 turni, abbiamo preso soltanto i primi due turni. Adesso andremo a vedere. Mini Best Local Mondo. Siamo in live. Mini Best Local Mondo, ragazzi. Il Montresorino No, se ne è era subito sgattaiolato appena visto che la live No, non ma c'era. io sono stanco. Voglio andare a casa. Così ho detto, vabbè, Barcellona. Domani Barcellona. Domani parte e quindi siamo rimasti qua. Ci sarà il buon Buona Brock. sega, ci andava di fare una benedizione. Mi raccomando, sempre preparato. Mi fate una Adesso tra l'altro benedizione. chiediamo anche al buon Carmis. Benedictis Mattimus Muximon. Rock! Ragazzi, tra l'altro guardate qua, questa felpa incredibile. Ah, Tomanan. Questa Toman. gifted by Toman. Toman. Gifted by. Che cos'è Toman? Toman è un brand di anime streetwear. C'è scritto, ragazzi, c'è scritto qua. Anime streetwear. Gira, Potete girati, trovare girati. articoli di qualità. Guardate. Questa è la... come si chiama questa T? Gear 5T? Nika? Questa qua è gifted by Di Valsai Tomax. Ci sono tutte le grafiche un po', ricorda un pochino off-white sotto certi punti di vista. beh, sì. E poi c'è la box logo, ragazzi, con la texture del frutto Gam Gam. Gamu Gamu. Gomu Gomu no. Bella. Gomu Gifted no. by, no sponsor, gifted by. Gifted, È ragazzi. stata regalata, gifted. non ci sponsorizza. Gomu no no no. Gomu no no. Adesso, tra l'altro vediamo il meta un po' di questa sera perché la gente è Ah, te lo pronta. do subito. Non so quanti sono questa sera. Siamo fullati sicuramente. No, però un po' di no. gente probabilmente parte perché andrà a Barcellona. Non siamo fullati, mi sa, Come no? No, Sì, perché- servivano tutti i tavoli. Ah sì, tutti i tavoli, tutti. Ah, forse hai ragione. Hanno 46. Porca puttana di merda, ma quanti siamo? Luffy di Don. Ragazzi, siete pronti per scoprire cosa i nostri giocatori hanno portato oggi? Vado a giocare. Cominciamo subito con il mazzo più portato. I 3 mazzi più portati. Abbiamo Lucy, Nami e Luffy Dindon. Rispettivamente con Nami 8 player, Lucy 9 player e Luffy Dindon 7 player. Poi abbiamo al quarto posto Ace con 5 portatori e soltanto 3 nel purple. Assurdo, la gente sembra scarsa perché... Come fai a non giocare Enel? Non lo so. Vabbè. Con soprattutto 9 Lucy in sala. 2 low RG, una Vivi, un Moria, un Enel, un Roger, 2 Teach, assurdo, un Brook, un Luffy Borussia, una Koala, un Doffy Purple, un Mihawk e uno Zoro Verde. A Torino Enel non piace. Boh, non lo so, useranno Eni. Non so se c'è già la partita. No, ho sbagliato. Ok. Tra l'altro sembra vedersi meglio del solito la cam. Non so se resettando si è fissato qualcosa, ma bella crispy. Ma che meta è? OP15 Best Locals. Abbiamo sicuramente a sinistra Vitto Paz. Vitto Paz e a destra non ne ho idea. Andiamo a vedere subito. E a destra abbiamo Benvenu che era già lì, sempre in streaming il ragazzo, ormai è una sicurezza del Best Local.
Drubolot, buonasera. Inga sta giocando. Io avrei dovuto giocare, ma mi sono messo a resettare il PC, quindi è andata così. Purtroppo. Abbiamo qua Lucy contro Luffy Campana. Sinceramente non conosco bene il matchup, quindi cerchiamo di scoprire insieme. No ragazzi, perché in teoria doveva streamare Inga e io e Montre giocavamo. Montre se n'è andato via. Io mi sono messo a sistemare il PC per streamare il tavolo, e quindi Inga sta giocando e ci sono io qua dietro. Ho detto vabbè, ormai streamiamo, siamo qua, che cazzo dobbiamo fare? Ammutinamento, vince il Casatiello. Ok. Allora, comincia subito Lucy con tutte e due partono con Sercino, belli solidi. Questa è una bella partita a vedere. Fatto spaventare, non ti ho neanche visto, sentito. Perché No, sono. no. Aspetta che c'ho il paraocchi. Ragazzi, ho tagliato i capelli. Ti stanno bene. Grazie. Anche questo gifted by, tra l'altro. Sera Carmins dicono qua. Per chi c'è ci dobbiamo domani. Ma Vitto Paz non gioca Cavendish e gioca Bartolomeo o gioca entrambi? Non si sa. Entrambi. Gioca entrambi? Carmine, Ok. sai cos'altro è bello da vedere? Non lo so. Che finalmente siamo tornati in live. Questo è bello da vedere. Soprattutto che il PC non è da buttare. No, mi sono un po' cagato, però me lo mi sono fatto prendere. Cioè, ero un po' agitato, ma ho detto, vabbè. Ero abbastanza sicuro che non aveva preso né botte né un cazzo. No, Te che come fate sorridi. con i giovani, il cuoricino nuovo? Così, Così, così. così. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona sera e di triggere tante vite tutte per Ona. Comunque sei molto meglio del Montro nel commentare. Ma è stato un processo, perché ho ricevuto troppe critiche per i miei commenti. Quindi purtroppo è cominciato così. Cominciamo subito con Bartolomeo. È un trucco incredibile, bam. Bartolomeo previene il chaos scartando un evento. Sì. Molto forte perché ti permette di avere un pezzo che sticca sul board. Calgara secondo me Io domani faccio è forte, ma Io domani vado a Barça con i due che sono in live, più Montra. Siamo esattamente nei 4, più Luca. 5. a me fa un po' paura che Montre abbia cambiato mazzo 3 volte. A Torino, il negozio si chiama Oblivion. Oblivion Torino, ma tra l'altro dovremmo metterlo tipo un logino qua di Oblivion. Ve l'ho dato 1000 volte. E non l'ho fatto io la grafica, quindi Lo so. no, mi turgo subito. Ah no, è qua, sono stupido. No, è vero, c'è. C'è. Sì, sì. Allora facciamo Tanto subito. l'ha inventato Inga quel logo, quindi... Aveva già tutto di file lui. La facciamo così. MSI, ok. Oblivion Torino, il miglior local di Torino dopo l'Oblivion. No. Durbot fa un po' di freestyle. Oggi Allora. c'è un ragazzo che è venuto da lontano, eh? Un paio mi sa. No, 3 no, qua. no, Uno. lontano vuol dire non da Piemonte. Che è venuto qua per lavoro e quindi... È così. 3 settimane fa si è iscritto. Ma è successo un po' di volte che avevamo avuto ospiti in giro. Procede subito a tirare Spela 4 per giocare un altro Bartolomeo. Fa pesco 2, scarto 1 e gioca un drop Dress Rosa. Dress Rosa dalla mano. Sì. Dress Rusa. Tra l'altro tu l'hai letto il post che aveva fatto Fletcher su Twitter? Sì, devo capire come ha fatto a battere Enrico Maria con Enel. All'ultimo turno. Bravo. Io non so, io ho visto un po' come giocava Rondino. Eh? Che faceva praticamente con Lucy, puntava più a fare da bolatta che mandare basso e provare a rubarla. Sì, la lista di Fletcher quadratissima. Non l'ho vista in realtà. Sì, gioca 3 o 4 per di quella spella. Perché tipo è un piano. Però dice che fa tipo il primo sabo non usa per fare removal, ma lo usa per calare un secondo pezzo. Sì, io ho visto... E poi gli altri ho giocato removal. poco Lucia. Però Io zero. C'è un turno che se tu... Ovviamente è difficile da fare, ma se lo incastri vai tanto in value che è Sabo in tu spella 4, peschi 2, scarti 1, porti Barto che fa la spella 3, peschi 2, più peschi di leader. Se riesci a fare sta catena... Sei tutto in mano, molto Tanta forte. roba. Non è così improponibile come roba, però ce la si può fare. Un bel trigger sulla prima vita. Godo. La Robin Blocker. Godo. Pare che se... Qua bello perché il 7 se qua prende lui pesca una carta con Calgara. Non pesca? Forse ha già pescato? Ha già pescato? Non lo so. Calgara dice se un giocatore perde vita o... Sei un giocatore. Allora l'ha fatto di Robin. Ha già pescato. Ok. Questo dovrebbe essere il turno di Sabo. A 8 don. Tanto guarda... Qua comunque se fa Sabo mette un altro pezzo, una bella race. Sì.
Più che altro non è ancora entrata la campana, che è la carta che sposta il... Eh no, perché hai fatto Viper e Calgara. Qua subito Sabo, vediamo se c'è un'altra spell per giocare pezzo. No, c'è removal. Non va benissimo. Però vabbè, almeno se prende vita non trigger la Robin. Forse no. Quindi puoi anche lasciarlo morire, secondo me, qua. lo lascio Forse. morire, sì. Però lì anche 8. Perché c'è ancora 3 attacchi. Che cazzo fai? Prendi 3 vite. La fammi una sigaretta io. Vai sereno. Ragazzi, quanti di voi vanno a Barcellona? Prende la Robin, quindi non la triggera. E ripicchiali sopra. Non so se è giusto in realtà non lasciarlo morire e prendere le vite. Perché come fai a scartare poi così tanto? Quello là tipo un -2. È vero che Druboloz tu sei il capo dei Jazz. Allora, intanto fatemi mandare un messaggino a Montre. Che se mi risponde lo videochiamiamo un attimo. Ciao bro, cosa ne pensi dei leak odierni? Paolo, ho visto il Teach. Mi sembra una carta, di nuovo una carta custom per giallo. No, volevo romperti il cazzo, fare una videochiamata e farti vedere in chat, però se non ci sei, sereno. E la spell mi sembra veramente rotta. Da capire, hanno fatto praticamente la spell di barba per Teach. Fai quello che fa... La cosa figa è che puoi portare anche gli altri Teach. Puoi portare quello promo nuovo, puoi portare quello vecchio a 10, puoi portare questo qua giallo. È interessante. Però praticamente fare A8 è come fare la boa, perché tu ti metti una vita scegliendotela tra 3 e ne togli un alloppo, ma anche fare il Teach grosso. Tra l'altro parlavamo prima fuori, che facendo la spella 8 tu hai il mana, sia per fare poi eventualmente Black Vortex, che è comunque una carta forte, e pensavamo tipo ce l'hai in blocca perché tu togli le vite, no? E col Teach promo è come dare imbloccabile a tutta la tua board. È interessante. Però è una meccanica che a me fa schifo, sinceramente. Secondo la mia opinione, con cui io concordo, ovviamente. È la spell che è proprio il problema. Perché il pezzo in sé, ci sono ormai 1000 pezzi che rimettono vita, non è una meccanica così assurda. In alcuni mazzi può essere problematico, magari con spell a 0, perché se te la scegli. Però non che il giallo non faccia già queste cose. È un bel pezzettone. Qua procede a pushare come pazzi. Non vedo freschissimo Lucy, sinceramente. Va a 0 vite. Non so se magari riesce con Roger a trovare una Lethal pazza. Il signor Montre... Michele, allora. Il signor Montre era qua prima. Sarebbe stato a giocare, però c'è stato un problema con il PC. Il PC non funzionava, quindi siamo partiti adesso con la live. Ed è tornato a casa, perché lui domani parte per Barcellona, ne ha approfittato, ha detto balza la live. E poi io ho sistemato il PC, mi sono messo qua dietro e abbiamo detto vabbè, streamiamo comunque. Non vi abbandoniamo. Però alla fine è andata bene, è stata una sfiga che siamo riusciti a risolvere. Ho resettato tutto, ho fatto installazione pulita di Windows e sta funzionando.
Probabilmente avevo la memoria piena e si era buggato qualcosa. Non partiva neanche in recovery il PC, partiva subito blue screen e anche reimpostandolo dal suo... non mi ricordo come si chiama, non lo faceva partire, ho fatto la chiavetta, ho sistemato. Ciao Kid! La questione è che anche volendo con i don restanti puoi mettere Iori, prendi l'ultima vita, metti la carta che vuoi dalla mano, se c'hai 2 vite se giochi ticcia 8. Ma mi sembra una combo di merda. Così, perché usare pure un country in più in mano... No, secondo me neanche la giochi Iori lì dentro. Però la cosa interessante è che tutte quelle carte là che tu scarti, perché che cazzo ne so, Doffy faceva Don -1 e i pezzi che morivano ti rampavano il Don. Qua praticamente tu scarti una carta con trigger, no? Ma praticamente la maggior parte dei tuoi KO pescano. Quindi praticamente al posto che fare Don meno tu fai scarto pesco. Che non è brutto. Cioè non è un meno quell'effetto leader. Almeno mi sembra che tutti i pezzi non sono... Guardiamo subito. Allora. Come si chiama il sito Kaizoku? Deck Builder. Cerchiamo. Ragazzi, qual è il sito per vedere le carte? Match history del ranking sarà questo, Deck Builder. Ok. Blackbeard. Sì, ci sono le carte nuove qua. OP16. Dopo guardiamo tutto. Qua comunque Luffy ha 0 vite e Vitto Paz con doppio blocker potrebbe anche stabilizzarsi. Potrebbe averla vinta così. 7. Blocco. Gratis. Ah no, scarta. Perché altrimenti 11, 10... Cos'è? 10, 11? Io forse avrei bloccato questo 7. Perché tanto se ti fa poi... Se fa splitta, tanto lui qua vuole rimettersi vita. Se splitta i don devi parare un 10. Ha 1.000.000 di carte in mano. Era gratis. Quindi qua rimette una vita. Farà un borsalino. E il fatto che non sia riderloccato è un problema. Concordo. Comunque io amo Teach, mi piace molto come personaggio. Zora 4 e rimette la seconda vita, borsalino e rimette la terza. Va bene, bro. Classico turno di rimetto 3 vite. Bello. Wow, bello giallo, eh. Troppo bello questo mazzo. Ti arricri quando lo giochi. Però qua ha un blocker, lui ha 5 attacchi, non so quante carte abbia in mano. 3. Forse ha chiuso. Ah beh, con Roger dovrebbe aver vinto. Se prende il 6 sicuro ha vinto.
Ha comunque perso perché comunque ha usato una, due, tre, quattro carte. Quattro carte, ne riprende tre. Fatto meno uno in mano. Pare il 6 con 1000. Lui fa 5, deve prendere 9, 9, 13, GG. Complimenti a Vitto Paz che si porta a casa questa partita. L'avevo dato quasi per morto, sinceramente, perché avevo fatto la curva. Allora, non ha fatto campana. Non ha fatto campana. Il buon Benvenu. Quindi ha dato qualche blocco gratis, così. Comunque io il 7 l'avrei parato con Sabo, in ogni caso, perché è tanto difficile che split. Lì hai regalato due carte. Che magari qua, che cazzo ne so, non ho contato, però magari se parava potevi scartare le spell per fare più grosso di leader. Però tanto se va 0 in mano F5 è matematico. Non ha fatto campana. Ha fatto Calgara Robin Viper. Comunque, una partita interessante. Non so però come siano tipo. Non so come sia il matchup. Però se si stabilizza. Bomba. Poi se non vede campana, sicuramente. Allora, guardiamo un po' queste carte. Ah, guardate, ho fatto il supporto di installazione e ho installato Windows. Allora. Vabbè, questo counter 2 ci sta, una carta da scartare di leader. Vanauguro. Peschi 1, quindi tutte si ciclano, perché tu scarti e peschi. E muore. E da meno 3000. Quindi tu praticamente togli 2 attacchi quel turno. Fortissimo. Comunque, cioè, sto Teach a me sembra rotto. Mi porrò il problema dopo Lucca. No, sicuro. Sì, sì, però. Questo pesca 1, giochi costo 1 il trash. Ah no, col trigger. Ok, questo copia, vabbè, counter 2. Questo. Quando muore peschi 1, quindi tutto si cicla. Quando muore si cicla. Gonzalo Higuain. Un anno di noi. Non è tanto, eh. Un anno è tanto. Cioè, questa roba è rotta. 4-5 mila muore. Ci pesco sopra e mi diventa un 7. Carino. Borges. C'è 3-5 mila trash vita all'oppo. Cioè, non trash, prende in mano vita. Fortissimo. Trash 1. Questo è grossissimo. Rimette vita dal cesso. Questo ammazza e droppa 1. 2 droppa 1. Forte contro Enel. Questa è un'altra carta fortissima contro Enel. Tappa un 6 o meno. Si giocheranno 4 varino P16 per forza. E poi eccoci al succo di oggi. Queste sono le 2 carte nuove che hanno spoilerato oggi. Se 10 Don, giochi un Teach dalla mano e l'oppo prende una vita in mano. E hanno spoilerato il Teach Secret. A me Yamato non mi sembra sia uscita una carta decente. Mi sembra un mazzo alla Brook. Sulla carta sembra divertente. Non so quanto sia forte. Questo guarda 3, mette vita, quindi ti scegli i trigger che vuoi su 3 carte. Molto forte. Comunque a 8 è grosso. 8-10 mila. Non lo so perché hanno leader roccato, però tanto ormai di carte che rimettono vita così ce n'è 1 milione. Ma tanto dove la giochi? Ne parlerò con Montre per la tier list Extra Grand Battles. Io ho sentito un po' di. Io mi sono iscritto a 4 Extra Grand Battle perché un seriale me lo voglio portare a casa.
Ho sentito tanti che parlano di Ace con la barca. Che è forte, non dà più 2 al leader perché non è Newgate. Ma tutti i tuoi pezzi hanno più 2000. Ciao! Bentornato Ingax. Minchia ragazzi. Ma... Che culo. Però tipo... Hai vinto? Che culo, Sei ragazzi. 3-0? Contro Lucy non ha fatto niente. Ho guardato. Godiamo. Lui mi ha guardato. Il Sabo l'ha fatto a 10 don. Allora il primo sabato 10 donne. Sì, non ha fatto il 2 drop a turni 4. dopo. Ha fatto la spela 4, pesco 2. Niente, Non gioco evoco Rebecca. niente. No, non evoco niente. Neanche una Rebecca. Non avevo fatto niente. Così Bello. ragazzi, o così o non si può vincere. E di forte secondo me anche... Oddio, c'è Sage sbannato all'Instagram Battle. Allora, io ragazzi per la Instagram Battle vi consiglio di giocare low RG. Lower G. Sì. È forte, no? Per la Instagram Battle. Boh, io credo che giocherò Enel. Comunque. Che noia, bro. Ho capito, ma che cazzo devi fare? Sa che invece... Ragazzi, il fatto che questa Instagram Battle... È una scammata, a parte qualche raga. Non carta cambia un cazzo. Che adesso puoi giocare tipo la Red Rock di nuovo. Non cambia niente. Non cambia niente. Cioè, le carte sono talmente power clippate nelle ultime espansioni. Non so se forse low comunque RG, a parte gli scherzi, qualcosina può dire. Mi dicevano che non era malaccio comunque Allora, quel contro- formato. Non so il formato, però come sia il meta. Secondo te è forte low RG nel formato Eternal di One Piece? Può essere un mazzo tipo 3 primi 5. Che ne so. No, 3 primi 5 ho poche informazioni per. Io alla fine, da quello che mi ricordo, il problema di Low era Lucci come carta. Ma dici che c'è del nero C'è i Sage. nell'Eternal, nel formato Eternal? Imu può Però essere. non Sage gioca c'è, no? Luci. Ai Sage sì, l'hanno sbannata. Sage, Sì. minchia, è Sage e Sage. Non lo so ragazzi allora. Sì. Comunque forse allora ha ragione Brock, che più o meno il meta è uguale a quello di Secondo me si adesso. aggiungono quei mazzi che hanno le carte sì, rotte. tu arrivi da Magic. Sì. Ok, l'Eternal aspettatelo esattamente come il Modern. Chiunque gioca al cazzo che gli pare. Quello è vero, può essere. Soprattutto, sì, quello soprattutto in questi tornei con la Yamato, che sono totalmente mischiati con tutti questi regional, quindi la gente non avrà tempo di testare. Io giocherò, Ah, lo beh, stesso, no. io giocherò Monte lo stesso porta. mazzo che porta. Quindi probabilmente o giocano lo stesso mazzo come dice Monte lui, porta, o sì. se proprio c'è il pallino del mazzo che ti piaceva prima. volevo- Ace, ho sentito parlarne, Enel secondo me è forte, secondo me Nami comunque forte. Beh, raga, Ace con gli stage vorrei provarlo io. Ah, figo, interessante. vero, certo. Ace con gli stage, Sto dicendo ragazzi. prima. Enel a me comunque sembra forte. Ma comunque in Nami, male stage. che vada, rimetti le retro. Arlong, sempre forte. Ragazzi, volevo fare la mia prima marchetta time. Marchetta time. Allora ragazzi, per chi ha visto le storie Instagram nel nostro profilo, è uscito adesso in edicola Io dico. il playmat in collaborazione con Karasu Bijutsu, ragazzi. Nico Robin, Montrers Travelers. Ragazzi, Montre Travelers. Bellissimo. Allora, questo qua, tappetino, ragazzi, guardatelo, eccolo qui. Si vede? Sì. Comunque lo potete trovare alla modica cifra di 50 euro umili, ragazzi. Umilissimo. Umili più per modo di dire, però più che altro purtroppo i prezzi che dobbiamo fare quelli per forza. Se siete interessati, ragazzi, punto esclamativo Montre Store per andare a comprarlo. Supportate Montre, me e il maestro Karasu. Un saluto e un abbraccio. Vabbè, tutti indirettamente. Anche me supportate. Beh, certo, indirettamente. effettivamente. Ovviamente. Più il Montre Store vende, più Montre In modo, ci allora, riempie in i modo soldi. attivo noi tre, in modo passivo anche Brock. Sì. Sì. Così. Comunque, niente, volevo solo farvelo vedere, ragazzi. Maestro, se pensi a un P16, anche questa può essere una scelta. Minchia, barba bianca. Facciamolo vedere qua questa bella carta. Il papone, uno dei Il leader più belli di papone, sempre. uno dei leader più belli di sempre. Bello quello. 160 euro ben spesi. Dici? Beh, comunque P2. Molto molto forti. Sono quelle carte lì che sono Ma iconiche. leader P1 P2 che belli che sono, mamma mia. Comunque, Io poi a me piacciono i faccioni. a me piace di OP16, mi incuriosisce. A me piaci tu. Baba Nera. Grazie, anche a me ti piaci tu. Abbiamo guardato le carte prima, mi sembra veramente forte. Per quel poco che ho visto stanno montando un Ace 2.0 con la spelotto, Ah, sì. doppio barba da portare Ma a poi 8. penso Però che devi fa essere a veramente decidone. cacare, Va bene. Ma quelle Quindi carte non lo fai, non sono rampi generiche, prima. tra l'altro. Sì. Quindi puoi giocare in Nami. Sì, la spelotto su Nami non Secondo me serve. magari non No, lo so, il pezzettone magari oltre, però però lo lo togliere Newgate, metti quello. Sì, ma mi manca il secondo Teach. Nel giallo nero è il Teach nero 10. Certo, beh sì, Lo metto per
per più. 4 tic a 8 non metto. No, non ha senso. Sei barba, raga, barba. Ho sentito... Barba è intoccabile. Barba e barba, Ho visto qualche post su Twitter, dove tipo dicevano che è un po' tipo il pacchetto Thriller Bark, dove però tu ti puoi scegliere i trigger così e non devi avere quel pacchetto di 12 No, carte, che ci 16 può stare. carte. Per me se spostare il thriller balcone ci può stare. Quello che dico io però è la spella 8, so solo 4 tic a 8 non ha senso. No, ma quello su Twitch Però il mazzo basta, di secondo Ace me. gioca a 4 gate e 4 spella 8. Ora. Perché Ora. prima giocavi i barba 9, il barba 10 e la spella 8 quando è uscito. Ah beh sì. E soprattutto la spella 8 in barba puoi farla 8 don, non a 10. Esatto. Sì, che è Quindi meglio, fai perché un sennò poi vedi tutte le carte. Hai un barba anticipato di un turno. Sì. È un po' diverso. Chi Ma anche perché vince- quel TC nuovo costa 8, Chi quindi vince o porti il TC Barça? a 10. Chi vince? Montre. Montre. Ma va, minchia, oggi matchup 100-0 abbiamo fatto uno pari, io giocavo Nami e lui giocava Ace. Ma che mazzo vince, ragazzi? No, ma poi dice... Nami di nuovo? Io invece penso che può vincere Enel. Nami non ha vinto l'ultimo, l'avversario ha vinto Enel. Enel. Allora io dico Un torneo a Lucy. Miok. No, Lucy non, schiappa. Lucy non può vincere. Io dico Miok. Mio. Miok. Ma da cosa sta... Cioè... Da tutto sta Contro bene. Enel come fai a vincere? Vince. No, è l'unico matchup brutto. Ah, ok. Cioè l'unico, Sì, il ma se matchup vai, brutto. se vai Ma allora gioco secondo Lucy. fai Tic a 8, lui a 9 barba, tu Tic a 10, non ho capito. Vabbè, ma la fai comunque la curva. Quella là tanto deve avere 10 don. Ma se stiamo parlando di Nami contro Tic, secondo me Nami non avrà possibilità contro Tic. Per quel poco coletto, mi sembra molto più forte Tic. Ma c'ho delle carte che... Fa sempre scarto pesco, scarto pesco. No, ma c'è il Tic a 10. Dici deve dici. Fortissimo. C'è il Tic a 10, ragazzi, ti sbecca il barba. Ah, c'è pure quello promo, dici tu. Il Tic a 10 che si Sì, giocava, sì, costa sì. Ma c'è anche quello promo forte. Blocker, quando entra. Ah sì, ma quello promo è anche forte, che sbianca Sì. tutta la board. Quando va in combat. Quando va in combat, noi andiamo. Quando va in combat. Noi andiamo in combat. E quindi sì, hai la possibilità di attingere a 3/4 Tic perché c'è anche il Tic a 7 che fa rimozione. Ma poi ha stage. Da dove il cavolo mazzo. sono usciti questi barba qua? Tic, questi tic, te li ricordavi tu tutti questi tic? 4 Sì. addirittura. E c'è il Tic a 7 che fa rimozione che riprende. quello delle sì, mi ST. ricordo C'è il quello Tic là. a 8 giallo che deve uscire, il Tic a 10 nero che era il quello blocker e il promo. Tic a 10 promo. Allora ragazzi mi raccomando tutti a comprare i tic di tutti i tic prima che salgono. Io per chi vuole ne ho ritirato oggi uno. Ah, perfetto. Sai, adesso mi inculano così, poi mi viene voglia di giocare tic. Punto e esclamativo si alza Montre tutto. Store per mettervi da parte perché già io oggi ho consigliato degli ordini che hanno chiesto Sono già ragazzi. finiti? Si sono presi una bella base di Teach, io ho già visto. Ma scusate ragazzi, qua Qua la sto- gente sta già cominciando tutti a studiare il grattare. meta, a me non mi vengono a dire niente. Su Ma cosa devo montare. qua è come l'inside trading. Quindi il prossimo Boa meta in sarà Teach e Teach. Grand Tech. Vabbè, ma è Boa in Teach per forza, troppo. Potrebbe essere, il maestro Lopex secondo me ha fatto una bella visione. Il meta dopo Teach, Ace e Nami. Sì, ci può stare, sicuramente. Magari anche Ma Enel. Enel secondo me non è che sparisce. No, vabbè, Enel sta bene da Ace, no? Sì. E magari sta bene anche da Teach, o no? Boh. Teach mi sembra brutto. Vabbè, allora vinci da Enel, da Ace. E poi magari vinci contro i mazzi T1 e mezzo. Sì, sì, vabbè, tipo... Boh, non so. Andiamo a Betlemme per l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio a Bethlehem. No, questa è una canzone, tu le facevi le recite di Natale Sì. a scuola, no? Sì, sì. E io non mi ricordo in che annata, ma ci hanno insegnato sta canzone qua. Faceva- Io mi ricordo aggiungi un posto a tavola. Vabbè, ma quella che mica c'è di un Natale. amico in più. che Se c'è un sposti brocco in po' più, la seggiola. Ma- Pipiri pipipi. la pillola va giù. Mi ricordo che all'asilo ho fatto una una recita, non mi ricordo niente della recita, mi ricordo soltanto Sì? che io facevo il sindaco. Minchia. E quindi avevo la fascia da sindaco così, dicevo per tutti quelli della nostra città e non dicevo più Ah, niente. non te lo ricordi? E poi in un altro Sì? facevamo il Re Leone e ho fatto la Iena. Minchia, figo la Iena però. Bello. Io invece ho fatto Tonino l'invisibile, Tonino l'invisibile. tipo una barzelletta mi Ok. sembra fosse. E poi, colpo di scena incredibile, mai successo nella storia della istruzione italiana. Abbiamo fatto nella recita, abbiamo cantato delle canzoni, abbiamo cantato La tipica ragazza italiana. È la Strano. tipica ragazza italiana, ma alle elementari, Non so se sia... Vabbè, non è adattissima. E non è adatta, dico, No. cioè. E poi in più la maestra di matematica ci aveva fatto pure una coreografia. Faceva così. La tipica ragazza italiana. No, era tipo Fiua. Così. Basta, molto. Questa era la coreografia. Non ce n'era più.
E niente, Deciso cantavamo. no, ancora luci, raga, i stage, ma Finito? ma che roba, ragazzi. Si ritorna ai bei vecchi tempi. Ma che bello che era quando c'erano. Bevemans. Bellissimo. Fiu. Non è tantissimo, come hai fatto? Ballato. No, che mi sono ricordato che da piccolo alle elementari la maestra ci ha fatto fare nella recita la tipica ragazza italiana. La tipica La conosci? italiana. Ecco, una canzone che parla di una tipica ragazza italiana, tipo degli anni 2000, no? Che parla di questa tipa che esce tutta truccata, fuma la sigaretta per diventare più grande, beve per dimenticare. Ah, pure senso quindi la canzone, cioè non è. Sì, parla di questo, no? Sì, ma le elementari. Poi. Cioè, tu ti rendi conto? Io ho cantato beve per dimenticare, fuma per cacare. Cioè, che cazzo mi fa fare questo? Caffè e Ma sigaretta. toglietegli e la tavoletta licenza. d'aspetta. Beh, adesso ormai sono andata in pensione la mia Vabbè, dai. maestra. Un saluto alla maestra Mena. Poi comunque secondo me se insegna all'elementare è fallito. Perché? Chi cazzo vuole insegnare alle elementari? Secondo me se insegni da da sotto l'università. Beh, le superiori è più fico secondo me. Ma dai. Oh! Oh! Candy Boy Sops! Thanks so Candy much for the Boy. raid! Thank you Thanks, so much. thanks. Hi everyone, hi! We are here al Best Local Mondo, turn 4. Greetings traveler! Greetings. Ciao, ho fatto un ordine oggi e ne sto facendo un altro. Mi fate pagare solo una spedizione? Maestro Buon, molto Scrivi a probabilmente sì. Basta che glielo scrivi, in teoria non sei il primo che Sì. dice sta cosa. Quindi Scrivi a Montre su Instagram, Molto punto meglio. esclamativo IG e vi arriva il link. Esatto, o se no puoi mandare una mail nella sezione contatti del Montre Store. Però su Instagram ti risponde. Non funziona. Come non funziona? Ma tutte le Forse volte. era punto esclamativo Insta? No, IG. Dai, ma tutte le volte non funziona. Vabbè, ma comunque il maestro Buon sarà un grande follower, quindi lo saprà. Niente, ci hanno cacato il bot. Ma c'è qualcosa Dottor Link che è sempre sì. meglio di cantare il gelato al cioccolato. Questo è vero, maestro Claudio. Questo è vero. Il Montre non c'è, è tornato a casa. È tornato. Perché se vedete la live è partita da 37 minuti. Al Abbiamo turno visto tre, dal turno ragazzi. 3 in poi. Sì, ho tagliato i capelli. Ah, ma è vero che hai tagliato i capelli, non me ne ero accorto. Hai fatto un bel ciuffo, Ci sta. Sì, bravissimo. Non è male. Chi te l'ha tagliati? Moba Barber. Moba Barber. Moba Barber. Pure la barberia c'hanno. Sì. Ma quante il cose buon- c'hanno? Il buon Pedro mi ha tagliato i capelli. Ti posso dire che non è male sto ragazzo a tagliare i capelli. È bravo. Perché adesso io Però ovviamente lui me ragazzi- l'aveva sistemato tutti i fighettini, era un No, fico, vabbè, poi però- ha messo la ma non è un cera. problema il fatto che io ragazzi mi vado a tagliare i capelli da un mio caro amico che lavorava come barbiere. No, ha studiato quello, poi dopo si è rotto il cazzo perché lui è il classico, sai, che tipo tu hai la passione per una cosa talmente forte che quando poi diventa un lavoro ti fa schifo, Sì, capisco. no? E quindi lui poi si è licenziato e li taglia solo in casa, me li taglia a me, a due miei amici. E niente, quindi mi sono appassionato a questo mondo. È bello in realtà, ci sta. Una volta da piccolo con lui abbiamo fatto il flat top. Sai quel taglio che hanno comunque gli afroamericani, no? Sì, che ti ha fatto tutto Esatto, dritto, e lineato. lui c'aveva addirittura un come si chiama? Un pettine con la bolla. Con la bolla tipo da muratore. averla dritto. Sì, cioè ragazzi è una roba allucinante. Mi ero fatto il flat top così, sembrava un coglione, ma troppo swag, non puoi competere più. Non ce n'è. In questi momenti morti dovresti fare delle partitelle freestyle sul sim. Ragazzi, Ma come fa a essere questo momento Ma morto infatti, che cioè- vi stiamo raccontando la nostra Ma vita? questa serie è veramente una rottura di coglioni. Tra poco mi si sfonda comunque. Vi stiamo lasciando il nostro cuore Non qua. lo so, per me non è le un nostre momento confidenze, non è un momento morto. Non E so, quando c'è il ragazzi. game è il momento morto. È che questo è un po' più podcast, no? Cioè, come dire. già, cioè qua È una chiacchiera. È una chiacchiera. È Maestro Lopex, alla fine è così. Eh sì. Facci tu delle domande. Facci delle domande, cosa vorresti sapere? Io ho lavorato da un barbiere, il grande Michele. Però sai che io mi trovo male ad andare dai barbieri, ogni tanto mi è capitato adesso, perché magari lui poi fa un altro lavoro, quindi ogni tanto sparisce dal Piemonte e va via, no? Per un mese magari. E quindi magari ogni tanto mi tagliavo i capelli da altre parti. Minchia, Brox. È come il tradimento per un No, barbiere. ma è una. Perché lui me li taglia solo a mano libera con le forbici, no? E i ragazzi non sanno usare le forbici, i barbieri. E usano solamente la macchinetta, quindi. Tutto forbice ha fatto il tipo. Perché infatti si vede che è bravo comunque. No, ma si vede veramente forte, forte. Quindi come si chiamava? Pedro. Pedro. Ciao Pedro, ottimo. È un complimento anche allo staff della barberia che ha scelto un ottimo barbiere. Bravissimo.
bravissimi. Bravissimi ragazzi, forti. Bravissimi. Moba Barber. Moba Barber. Però è a Milano, dov'è? È a Milano. A Milanello, ragazzi. Paguro Barber, ci andresti? Vabbè, non credo che mi tagli i capelli ciccio, quindi sì. Perché se te li taglia lui, no? Non mi sembra un grande barbiere. Ma per il meme, che cazzo, cioè al massimo ti Per fai il meme pelare. fa ridere, sì, Ma per li ha il raso. tagliati a qualcuno, a un altro youtuber, mi sa. Ah, Greenbaud forse. A grembo. No, non a A cosa li ha tagliati, mi sa? A Baby Shark lì. Come so cazzo chi si cazzo è chiama? Baby Lì, Shark? l'amico di Greenbaud, lo squaletto. Jody. No, l'altro. Io non seguo quel mondo. Ma neanch'io, vabbè, però. Lo squaletto chi cazzo è? Lo squaletto, ragazzi, avete capito? Non so chi Coso, sia. coso, dai, non mi ricordo più. Rubino, esatto. Lo squaletto. Cosa vuol dire? Rubino è pelato. Infatti, dopo che gli ha tagliato i capelli. Dopo che gli ha tagliato i capelli. Non lo so a chi glieli ha tagliati, ma glieli ha tagliati a qualcuno. Io mi sono fatto male al tendine del... Tra l'altro, sì? ricordiamo a tutti, nel caso voleste vedermi ballare di nuovo Perché? con queste movenze, a novembre c'è un grandissimo evento, Opi Cruise. E tu vai a ballare ad Opi Cruise? Io sono il ballerino ufficiale di Opi Cruise. Ma ancora non è finita l'iscrizione di Opi Cruise? Ultimi posti rimasti. Allora ragazzi, per l'ennesima volta vogliamo pubblicizzare questo incredibile progetto. Una crociera a lungo dove? Una crociera che parte da Barcellona, torna a Barcellona, si fa Genova, Marsiglia. Ma Marsiglia però ci sono i manigoldi lì. Boh. Marsiglia ragazzi si rimane in nave. Io non sono sceso a Marsiglia, sono sceso Non solo a devi mai Barcellona. scendere a Marsiglia. Sono sceso solo a Barcellona. Non si scende a Marsiglia ragazzi. Ma chi c'è stato, che è già stato all'Opi Cruise, saprà benissimo delle mie doti di ballo. Sì. E di come io sia un tarantolato quando Come ballo. possono comprare biglietti? Cercate Opi Cruise su Instagram. Sì. C'è un sito web in cui potete acquistare il biglietto. Nel caso volesse maggiori informazioni scrivete su Instagram Ai ragazzi al Bonale, di Opi Cruise. alle di Opi Cruise, che saluto. Al maestro Belin. Belin Rouge, non so se è in chat, non credo perché stiamo Ma lui è di così. Genova? Credo di sì. Belin perché è una parolaccia. Belin vuol dire tipo il Pisellino. Belin. Però si usa come intercalare, cazzo. Tu l'hai mangiata la focaccia di Recco? Buonissima. a me Porca piace troia, ho tantissimo. pianto ragazzi quando l'ho mangiata. A me piace tantissimo lo stracchino. Andare in live, 9 punti. Io! Sì, in live. Mamma mia, ragazzi. Che da morire. Ragazzi vado in streaming solo per voi. Non mi insultate nei commenti perché sicuramente sbaglierò a giocare. Sicuro, non so Ragazzi, giocare. contiamo il numero di misplay che fai in questa Dai partita. sì, va bene, contiamo il Ma io prima ho guardato e mi sembrava tutto giusto quello che fa. No, non lo so. Non lo so, Inga è un po' insicuro, però non lo so. Un po', sono molto insicuro. Bella camicia, ti dicono. Grazie ragazzi, è della Uter, ve la consiglio. Uter. Uter! La tipica ragazza italiana. Eccoci. Signori e signorine, bentornati alla quarta partita, al quarto match, quarto turno del Best Local Mondo. Il best local di tutto il mondo. Bellissimo sto emoji, che cazzo è? Sono io che ballo. Bello. Ma lo posso usare anch'io? Ctrl C? Porca puttana, che figo. Abbiamo a sinistra il buon maestro Ingex. Maestro Ingex che tra l'altro, non so se lui vuole dirlo ma ve lo dico io, sta partendo un po' con i suoi progetti, le sue cose. Andate a seguirlo su Instagram perché il ragazzo è veramente un talento innato. Noi lo diciamo davanti perché non voglio gasarlo, che poi se non smette di performare, ma il ragazzo è veramente bravo.
è un portento per il Brandings. È Inga che sta giocando Moria. Non ti sciacquati la bocca quando parli di Gecko Moria, che lo gioca Inga. Moria Bait intanto 3-0. Non so chi sia a destra, vado a vedere subito. Kikuz. Moria B sarà 3-1 dopo questo. Matchup molto tosto. Non conosco il matchup. Buonasera, Snippo. Non sei Bonucci, smettila. Cosa vuol dire? Non è un calciatore Bonucci. Nami va primo. Fa passo. Ah, ma non conosco questa roba. Non so il meme. Sciacquati la bocca lo uso così. Nami troppo più forte di Moria, ahimè. Sicuramente più divertente da guardare. Mazzo tecnico. Poi non so quanto sia forte, però è tecnico. Lilith che prende... come cazzo si chiama lui? Absalom. 1500. Mamma mia, bello setappato il cesso. No, ragazzi, a me del calcio non me ne fotto un cazzo. Sinceramente, non lo seguo. Fa girl, pesca uno, scarta che Kunojo, che qua se triggeriamo un Moria lo riportiamo dal cesso, siamo un Ogbe che lo riportiamo dal cesso. Però faccio un commento molto tecnico del matchup con un linguaggio idoneo, ci provo. Nami attacca di 7 leader, essendo che Inga ha preso una carta dalle vite, Nami pescherà una carta. Moria procede a stappare tutto, mettere gli altri due don, giocare Zoro, scartare una carta, rimettere una vita, sperando che sia un trigger. Cinque leader, vediamo se decide di scartare 3 carte per rimettersi la vita, dubito fortemente avendone 4. Kikuz procede a attivare l'effetto leader, quindi scarta una carta per diventare un più 2000 per tutto il turno, quindi un 7. E passa il turno a Kikuz, che pesca una carta, stappa i suoi don, a 5 don, Nami, giocata standard, seguito da un probabile 7 leader. Un bel trigger per Inga qua sarebbe, diciamo... una bella situazione. Procede a non triggerare. Inga non è un vero giocatore di giallo. Passa il turno. Moria stappa. E a 6 don. Cosa può fare a 6 don? Può fare un Moria a 6. Per riportare Perona e bloccare la Nami. Capiamo... spoiler. E mi sa che è quello che farà. Ragazzi, per la lista, se volete, appena Inga torna, cerchiamo di capire cosa gioca, le sue scelte, per quale motivo gioca alcune carte. Su questo non ve lo so dire perché non ho montato io la lista. Ma quello non si gioca più per Rayleigh, per far spazio, intendo. Credo che sia una scelta. Comunque ti permette a volte, se vai primo, la girl, di fare poi la Robin a 7, avere il don sotto leader, che altrimenti, tipo, contro Enel, se non hai... se non hai... il don sotto è difficile che giochi Robin quel turno perché se no ti prendi troppi schiaffi dopo. A 6 don io credo che qua la cosa più forte sia fare Moria, però non lo so, non ho mai giocato Moria.
Ma Mori attacca un Don da qualche parte? Non mi ricordo. Però il fatto che sta mettendo zero pressione, probabilmente il matchup continua... Ah, il leader da più 1000, ci avete ragione. E allora qua fai Moria, 7 leader. Se prende fai 5, 6, quello che è. Pesca una carta di Hogback. E allora puoi fare cose fighe. Perché fai 7-7. Esatto, puoi fare 7-7, molto forte. Qua sacchi Hogback a sto punto. Peschi pure una carta, giusto? No, fa schifo 6, Inga. Mi ricordavo attaccasse un Don il Moria. 6 o meno, scusate. Sono 6. Sean. Oh. Esatto. Come 7? Sono 7, avete ragione. E allora era meglio saccare Lilith. Ma non devi saccare Thriller Bark, in ogni caso. Anatema! Ready with a barrel of 7. Ciao, 7 persone. Benvenute al Best Local Mondo. Siamo al quarto turno, penultimo turno. Purtroppo i primi due non li abbiamo visti in live. Benvenuti. Benvenuto. Sì, quindi 7 leader e 7 leader. Bello pulito. Scarta doppio 2k. Per diventare un 7 per l'altro attacco. Una vita l'ha presa. Stappo pesco. E ha adesso ha 9 don. O 7. 7. Può fare Robin. Ha pure il don sotto il leader. Comunque una board che fa cose. Sta andando abbastanza wide, a 3 pezzi. Kikuz massaggia un po' le carte sperando che cambino. Anatema! Hai raidato e non eri... e non followavi. Grazie allora. Doppiamente grazie. È difficile vedere una Nami in difficoltà. Un po' godo. Andre Orla, benvenuto. Stai sereno, Anatema, stai sereno. Quattro don, Perona. Questa è una guerra a Thriller Bark. Una guerra di ombre. Sette su 5 su Perona. Non mi piace per un cazzo. Non lo so poi come va approcciato il matchup. Zeus. E spacca Zoro. Pesca una carta perché ha preso la vita di Zeus. Eh sì. Perché cosa c'ha in più? C'ha... E che l'altro diventa un 7, qua ti sacchi un pezzo per diventare più grosso, puoi rimetterti le vite scartando 3. C'hai Moria. Vabbè, hai anche le Boa. Boa Hancock a 9. Secondo me andavi tutto dritto qua.
Poi non so, però adesso Inga non attacchi, perché il Mori è frizzato e ha tolto doppio pezzo. Probabilmente comunque sulla lunga credo che vinca Nami perché pesca più carte. E Moria per fare qualcosa di figo deve saccarsele e scartare. No, quando una vita viene presa, che sia tua, se tu fai Robin, trasci vita e metti vita, essendo quella che aveva una vita andata via, tu peschi comunque. Robin fa pesco 1, metto vita. Lo fa sempre. Fa quello che fa Calgar, esattamente. Qua Gecko Moria cosa ha fatto? Ma questo Moria cosa ha messo? Ha messo vita? Vado a dire perché non c'è la vita girata, non sto capendo. Signori, questo Moria mi ha fatto cagare. Perché porti Perona per saccartela? Ma poi non c'aveva... Eh no, non avete ancora scritto niente, c'è il delay. Non era meglio portare Hogback o l'ha saccato dopo? Non sto capendo cosa è successo. Ah no, ha scartato 3. E allora meglio fare picchio, scarto 3. Gecko Moria, porto Hogback, sacco Hogback, porto Perona. Molto meglio. Molto meglio. Qua ha sbagliato. Primo misplay di Inga. Segniamocelo. Anche perché non ho avuto informazioni in più da scarto metto vita. Quindi lo fai prima. Lo fai prima, porti Hogback, sacco Hogback, porto Perone. Hai fatto la stessa cosa ma un pezzo in più sul board. C'è il piccolo banner, non vedo più. Ah, ha frizzato 2 pezzi così. Avete ragione. Allora non lo so se è un misplay. È che non usano un cazzo di segnalino, non si capisce niente. Ma è comunque un mio errore, non mi tiro indietro. Dottori, buonasera, come va? Come avete risolto alla fine? Ho reinstallato Windows sul PC, era morto. Non c'è più, ho perso tutti i file che avevo. Non c'era niente su quel PC, quindi va bene così. Ho reinstallato OBS, ho rimesso i driver e siamo partiti al terzo turno. Stiamo per balzare, ma alla fine siamo riusciti a entrare comunque. Anche perché se poi Moria non mette pressione, si scarta troppe carte. Si sa che pezzi. Attiva Yonkai-Oh, ma perdi un pezzo quando lo attivi. Se lo fai su Sarcini, su Hogback è bello, ma altrimenti non lo so. Quanti player stasera? 47? O 47 o 46? Perché purtroppo io e Montre abbiamo droppato. Perché Montre ha detto: "Beh, se non c'è live va a casa perché domani parte per Barcellona, parte presto." E io perché stavo sistemando il PC. No, anche perché tutti i turni devi scartarti delle carte se vuoi metterti vita. Per quanto tu fai un pezzo, porti pezzo frizzi, Nami fa la stessa cosa, ma si difende meglio. Non ha neanche pezzi da saccarsi per attivare leader. Mando tutto a Montre. Faccio la foto al commento.
Glielo mando. Fatto. 7 leader, scarta, mette vita. Ogbeck, Ogbeck. Ah no, ho fatto 0-0, scusatemi. È che Zoro è un -1. Ma sbaglio o comunque la cam del tavolo si vede un po' meglio? Sembra più crispy, non so se è cambiato qualcosa. Perché ho resettato e l'installato su nuovo, mi sembra si veda meglio. Non c'è dato sapere finché non mette le mani sul tavolo. Croccante, l'hai visto? Domani ne esce un altro. Sono i driver del drago questi. I nuovi drivers. Piccolo spoiler, ragazzi. Ma tra l'altro è questa? Sì, è questa o è questa? Questa. Tadan. Ah, pensavo avessi visto il mio profilo. Tra l'altro l'altro mio PC, quello di là, il portatile che è connesso è MSI. Croccante. Ragazzi, lunedì sono andato a fare i video in Kings League. Mi spiace. Va benissimo. Non proprio per Kings, sono andato con gli Alpha K. Ho conosciuto un po' di gente. Ume, ormai sono troppo impegnato, io ti voglio bene, dobbiamo vederci dal vivo, mi chiami. Non uso neanche più Insta, guarda. Non rispondo a nessuno. Ma è diverso, non è calcio quello, per me, è più... è show. È spettacolo e basta. Ume, qua adesso stiamo lavorando. Sono troppo pieno. Però sono bello gasato, sta andando tutto molto bene in questo periodo. Soprattutto con Montre, stiamo crescendo bene, siamo contenti. Più altre cose fuori, molto bene. Vabbè, quelli sono gusti, di merda non direi. Funziona. Sta andando tutto bene, oggi mi si stava rompendo il PC. Il maestro non lo vedo fresco da un po' di turni, Qua che cazzo gli fa? Porca puttana, vedi, a me di merda, sei scarso. Con la gestualità voleva proprio dire quello. Bello, perdiamo un altro attacco lì sopra.
No, esatto, è spettacolo e basta. È show. No, Ume, lascia stare. Lascia stare, non montare Moria. Ma non ho voglia di chiederti. Qua fa boa. Un po' di pezzettoni grossi lì ha. Io Ume sto giocando Enel. Avrei voluto giocare stasera che settimana non ho fatto un local sta settimana. Di solito ne faccio 3 a settimana. Perché ho lavorato. Perché di solito gioco lunedì, martedì o il mercoledì o lunedì, dipende. E il giovedì. Ne ho fatti 0. Lunedì ero a Milano. Martedì dovevo montare i video. Mercoledì ho montato altri video. E oggi sono qua. E si era rotto il PC, cioè solo sfighe. È molto figo Enel, ma è difficile da giocare. Ma infatti io sarò, cioè vediamo come va. Ma porca puttana, ho spostato tutto. Oddio, in realtà l'ha messo drittissimo. L'ha sistemato, bravo Inga. Ragazzi, io quest'anno una top la voglio fare. Anche una 32. Nove leader. Quello è un knockback che non triggera, vero? È un knockback a 4 che non triggera. Sì. No, no, knockback a 1. Sale. 12 leader. Ha trovato lo split, signor Kikuz. Qua come ne usciamo? Non ne usciamo. Lascio qua che serve a caso domani. Trigger Nami Blockers, che non gioca. Ah, gioca a pezzo della mano e muore. Niente, chi cazzo è che gli aveva tirata prima, che perdeva sta partita? E non credeva nel maestro? Chi è stato? Sin. Sean. Farò come Montre. Però più breve. 10 minuti. Shoni! Ah, ma c'è Sin e Shoni. Sai che credevo fossi sempre tu? E invece no, un'altra persona. Allora non so chi ho sospeso. Tra l'altro se viene Inga io mi sto pisciando addosso. Devo andare in bagno. Oggi, ragazzi, mi raccomando, quando potete idratatevi. Solo se vincono, L'acqua è vita. Allora, appena sei arrivato ti ho nominato per sbaglio. Ciao ragazzi, ho perso. Maestro Inga, abbiamo visto questa caporetto, questa piccola Ho disfatta. sbagliato. Ma allora c'era un turno che però mi hanno detto che forse era giusto. Quando hai fatto Gecko, Porto Perona, Sacco Perona. Sì?
Ho detto, boh, magari poteva fare... Perché hai scartato dopo. Ho detto, se staccavi prima, facevi... frizzavi un attacco in meno, però. Avevi un pezzo in più sul board. Ma tanto alla facevi, fine... scartavi prima che avevi Hogback, portavi Hogback, staccavi e porto Perona. Però non potrebbe essere sbagliato, perché staccandoti però aveva un Perona... attacco in- Esatto, aveva un attacco in più. Tanto alla fine è una merda, sempre merda. Però è una per merda, mi sembra il matchup sulla carta. Sì, è una merda, non c'è modo di vincere. Ma pure se do il mazzo di Nami a mia mamma e ci giochiamo contro. Ma tua mamma non giocava mamma? Big Mom Big gioca. Mom. Infatti Sì, sì. lei adesso sta giocando. Ma è venuto qualche volta a fare No, il sai Locals, cosa se mi non viene sbaglio? voglia di mettere ogni tanto in Gecko Moria? Borsalino. Che non Borsalino è male. una carta. Però non serve sempre, diciamo. E non è che cambia il mazzo. Bei mazzi gialli, bravi. Trigger di Capone. Facciamo come Montre. Sospeso. Come? È un fratello lui. Trigger di Capone. Chi è Turkleton? Cambia mazzo, maestro. Eh. Miak. Allora io vorrei giocare giocare. Mihawk. Io vorrei giocare Mihawk, ragazzi, ma mi mancano le carte. Io non ho niente, raga. Belly Rouge. Stavo parlando di te prima. Ciao Belly Rouge, Guarda ciao. che qui dove c'è casino. Aspetta Brock che voglio rispondere al maestro Lombatrix. Chi è? Turkleton. Turkleton. Minchia, mi fanno le domande sui personaggi, figo. Ah, bello. Ma io Allora. io ti ho fatto un piccolo shout out. Ah sì, grazie Brock, grazie. Ah, praticamente Miss Turkleton è l'antagonista per eccellenza di Polpetto, il mio nuovo personaggio bibuxiano che ci accompagnerà per la mia vita, spero, no? Per il mio personal branding, ragazzi, che sto costruendo. E quindi ho fatto un antagonista perché Polpetto è un pezzo di carne cruda che non vuole essere cucinato. Ma Miss Turkleton, che è una cuoca di una mensa, decidi tu, Brock, se è di una scuola o di una mensa della Cazzo, classe io- operaia e della classe proletaria, ragazzi. Perché, tra l'altro, nella prima illustrazione di Polpetto sta calpestando una zona industriale, una fabbrica. La zona Hindu. Quindi potrebbe essere effettivamente che Miss Turkleton sia una cuoca di una mensa di una classe operaia, di un'azienda. Ok. Potrebbe essere, ragazzi, o magari poi cambia, fa la jolly, magari ogni tanto va La in storia- mensa, la storia è tua. Ogni tanto va a scuola, ogni tanto va in fabbrica. Comunque questo è Miss Turkleton. Per il momento non posso dare altri dettagli perché È un progetto. comunque la che sta storia non posso nascente, spoilerare. fiorente adesso. Non posso spoilerare. È solo come Ma rivendiamo il libro di soprattutto Inga. gli hamburger che ha cucinato Miss Turkleton. Nella scena non c'è Polpetto. No. Cosa vuol dire? Che quegli hamburger sono Polpetto è già morto? No. O, Però nasce sul. Oh. Oppure tutto un flashback di Polpetto già morto. o magari, esatto, questa storia inizia dalla fine. È tutto un circolo che si Non lo chiude. sappiamo, ragazzi, dovete capire voi. Allora, Belin Rouge mi ha chiesto se ho parlato bene o male. Ti spiego tutto com'è nato. Direi che hai parlato bene, no? Molto bene. Cosa succede? Ultimi posti disponibili, ricordiamolo, P-Cruise, se volete partecipare. Tutte le Bravo, informazioni Lombatrix. scrivete a Belin Rouge. Comunque, stavo dicendo. Aiutami. Praticamente è nato tutto da Si muove da sola la piccolo, sedia. un piccolo movimento e facciamo un po' di balletti. così. Ah, sì. Ok, ho detto. La tipica ragazza italiana. La tipica perché parlavamo di tipo le recite scolastiche. Sì. E io ho detto, ragazzi, se volete vedermi ballare, io sarò il ballerino ufficiale della OP Cruise. Quindi, ultime cabine disponibili. Ma cabine o cabinotti? Cabine, non so cabinotti che cosa significa. Cabine, ragazzi, Ecco, cabine. quindi andate su Instagram, cercate OP Cruise, guardate il sito web, vedete se sono ancora posti disponibili, ma non ne sono sicuro, non assicuro un cazzo, perché qua vanno tutti a ruba. Ricordiamolo, perché è un evento da non perdere. Se voi volete divertirvi mentre gli altri a novembre sono lì tristi che lavorano perché dicono minchia tra un po' c'è dicembre, pensano un mese dopo, voi siete già in vacanza in quel momento. È una vacanza in più. È una vacanza in più dove non solo fate la vacanza, ma potete destreggiarvi tra più tornei, side events in cui potete vincere Anche incredibili perché premi. La vera vacanza non si fa ad agosto, si fa quando gli altri sono al lavoro. Io sono andato a Gardaland, questo è Sì? un piccolo aneddoto, sono andato a Gardaland come cazzo si parla? Infrasettimanale. Infrasettimanale. Sì? E non c'era nessuno, mi sono buttato nel parco, ho fatto il Raptor 7 volte. Minchia, ma Raptor? Il Raptor. Non so neanche cosa sia. Il Raptor è quello figo. Cos'è, Poi ho un fatto dinosauro? l'Oblivion, quello che aveva 87 Minchia, gradi. c'hanno- No, io sono più vertigine, non faccio una di quelle cose. Anch'io No, io- ho fatto una volta, come si chiama il mammut? Quella lì più base. Il mammut, sì, mi sa. Perché ridi, scusa? Come si chiama? No, dico quella come si chiama? Come si dice? Montagna russa, quella base, La no? montagnetta russa. Montagnetta. La montagnetta russa. Sì, no, la collina russa. La collinetta. La collina, bello.
ma perché non hanno fatto la collina russa? Non lo so, perché sono... Boh, non lo so. Vabbè, pensavo lo sapessi. No, Infrasettimanale. non lo so. Infrasettimanale, sono andato lì e ho detto minchia. Ma io ho fatto sono andato di lunedì tipo, di martedì, che il giorno prima dopo l'8 dicembre, quindi tutti ho detto andano tutti in quel ponte lì e io vado dopo. Non c'era nessuno. Minchia, mi sei sono- proprio mi un sono porco, scassato, cazzo, un mi porco sono. sei. La base è come quando Però ti tra dicono l'altro- vicino, sei sempre lunedì vicino. Esatto. Sono d'accordo. Ho un aneddoto. Dimmi. A Disneyland, se provate ad andare a due aneddoti, Disneyland. due aneddoti. Un altro aneddoto. A Disneyland, se poi provate a fare questa cosa, non funziona. Ma sei andato? No. Però allora ho come hai fatto a visto, provare? ho visto dei video documentari su YouTube che parlavano di questa cosa. Delle tattiche per andare alle giostre di Praticamente Disneyland. Disneyland non è che tutti i giorni ha lo stesso numero di personale. Se sanno che c'è meno gente quel giorno, c'è meno personale che va a lavorare, e quindi comunque fate la coda. Invece a Gardaland più o meno rimane uguale. Però è meglio. Perché sono stagionali. È più ottimizzato Disneyland allora. Ma anche quando non è pieno, se c'è meno gente, non è che fate meno coda. Non è vale quasi la regola uguale. degli infrasettimanali. Non vale la regola degli infrasettimanali. Reaction- Invece con Gardaland, che sono ancora Sì? un po' più arretrati, potete farlo. Oh. Bellissimo. Quindi Mirabilandia? andate. Mirabilandia? Sono andato 2 volte da piccolo. Un Bellissimo. saluto ai ragazzi di Mirabilandia che non se li incula nessuno. È un saluto a 8 e Leprotto. 8 e Leprotto. Ma Sì. che non era un coniglio? No, una lepre, 8 e Leprotto. Ah, la vabbè, mascotte di coniglio lepre Mirabilandia. uguale. Reaction agli hamburger di Mr. Urkelton by Ciccio Gamer. Mi piacerebbe. Apri l'hamburgeria poi, fai Mr. Urkelton, patti. cambia il business. Tra l'altro Benin Rouge tra poco arriverà, perché ricordiamo che devo fare un piccolo video per Benin Rouge. Sì, certo. Però si è aggiunta troppa roba tutta assieme. Perché? Tra di là. Tra Vabbè, vuol dire adesso che sta Game andando Trade. bene, Brock. È tutto, sì. Vaffanculo a qualcuno. Non Benin Rouge. No, non Benin Rouge. Grazie Benin Rouge. No, quello sì. Grazie. Quello certo, grazie mille. Però vuol dire che comunque sta andando bene se hai molte cose da fare. Sono pieno. Per adesso sono pieno. Almeno per 2 settimane sono pieno. Vabbè, ma non è un Poi problema. c'è- Ma poi poi tu c'è- sei un cazzo di razzo, adesso ti metti là, fai pum pum pum. Poi c'è Pum 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 pum. c'è Venezia, Lucca. E poi c'è anche Abu Dhabi. Abu Dhabi, bellissima tappa. Non so neanche dove. Allora, io ho letto la guida di Henry Maria di Harvey Devo fare Dog. notare che sono 2 giovedì che i giocatori vanno sempre il turno addizionali, È il meta o è il giocatore? Abbiamo avuto 12 giocatori nuovi in 2 giovedì di seguito. Ah, figo. Proprio che sono o il primo o il secondo torneo. Vabbè, ci sta. E poi il problema è un matchup specifico che è nel giallo contro Nami. Ma perché giocano nel giallo? Ce n'è uno. Che è il ragazzo del primo torneo. Ah, ok. No, non posso spiegarvi i segreti del mirror perché altrimenti potete battermi. Ma chi ti deve incontrare? Vabbè, tornei grossi, No, ragazzi. prendete una È guida. un altro aneddoto questo. Dico. No, Sì. prendete una guida di qualcuno più. Ma tu più quindi affidabile. stai dando dei segreti, non vuoi dare i tuoi segreti? No, basta. Ho capito che non posso più dare segreti. Io ragazzi, se sapessi come si fa, come si facesse del fare, Farebbe. Farebbi. se sapessi come si farebbe, così si dice. No. Non si dice così. Comunque avete capito, se sarebbe se si sapesse, io ve lo direi. Ve lo direi direbbi. Sembra una senza canzone di no. Max Pezzali. Io ve lo Se direi. avessi le parole te le direi. Io ve lo diressi. Puoi dire che saremo a Venezia. Sarete a Venezia. Cosa? Ma Venezia sono tanti, Ma ragazzi. avete lo stand? Ma cosa fai a Venezia? Cioè, vieni a giocare. No, firmano le crociere. Firmano le crociere. Non lo so. Ma fai, maestro Bellin, fai un opuscolo, cazzo, no? Che tipo lo consegni ai ragazzi. Tra l'altro io ho sempre con me. Inga come Sal da Vinci. Volentieri, Drubolot, a me piace. Sal da Vinci ho visto, ragazzi, una MV di Jujutsu Kaisen Sono da Vinci. con la canzone di Sal da Vinci, bellissimo. Io porto con me qua. Questo qua ci sono i dadi, le cose. Ho sempre con me Ma che una cazzo è? fiche della MSC. Fa vedere, fa vedere. Non so se si possa portare via. Ma la puoi riscattare. Ma no, la tengo. Quanto vale? Uno? 1 euro. Solo? Vabbè. Ma scusa, ma fanno le fiche per €1 pure? Sì. Non so, io non ho mai giocato a questi No, giochi. ma neanche io ho giocato lì. Farlocchi. Però questo qua è il mio tipo segna i freeze, segna le cose. Però potevano farla un po' più bella, scusa. No, sciacquati la bocca. Perché? Non possiamo parlare male. Vabbè, ma un conto è il progetto del maestro Bellin, un conto è... Vabbè, ma quella da è la 1, fiche, perché qua scusa. quelle fatte bene sono quelle dai 50 euro Ah, in su. davvero? Certo. Allora è giusto che sia fatta così, perché tu ti devi ti sentire... devi sentire una merda. Una quando la merda, usi, con sì. un euro, Un cioè. Che sei?
€1 va la macchinetta, ti prendi il caffettino per poi aspettare e Ma giocare il vanno tuo nella, turno. nella macchinetta queste. Non lo so. Ciao maestro Sin. Cosa stavo dicendo? Che c'hai il ricordo. Questo mi ha portato. Ecco, anche quando giocavo Imu, effetto Imu. leader, Imu. tac, e segnavo le cose. Imu. Comodissimo. Comunque hai cambiato mazzo, non sei più quello di una volta. In che senso? La prima giocavi Imu. Però non posso. Dove sta il Montresolini? Mangia Puffi. Ovviamente il Montresolini, visto che si è rotto il computer prima, e Brock l'ha addirittura riformattato per fare la live, ha perso tutto, ragazzi, tutto. È rimasto in mutande. Allora il Montresolini, siccome deve partire per Barcellona, Ma siccome Ciccetorix voleva non è. salutare- È Ciccio Gamer? No, Ciccetorix non è. Non so chi è Ciccio Torix. Non giocava qua. Yakitori. Ciao maestro, comunque ragazzi. Il saluti, ragazzo saluti. rosso. Il ragazzo rosso. Barba rossa. No, il maestro Barbon. Non so. Quello che giocava a Magic. Non so se è il maestro Barbon. Solitamente il maestro Barbon mi dice sempre che è lui. Oh, maestro Barbon! Mi ricordavo il eccoti! nick. Mi ricordavo il E io non mi nick. ricordo mai il nick, quindi lui me lo dice sempre che è lui. Ciao maestro Barbon, ciao! È lui. Comunque, e niente, quindi il Montresolini è andato a riposarsi per Barcellona, a salutare il figliolo ancora un pochino, che poi parte appunto domani. Giustamente. Ragazzi, speriamo che vince. Ma vince o non vince? Secondo me lo porta a casa. Oggi, ma cosa porta? Ace forse? Non si sa. Allora, già che un giorno prima non è proprio convinto. Dipende da come non si è un buon sveglia, segno. ragazzi, dipende da come si sveglia. Adesso c'è l'ultimo turno, tra l'altro, Brock. Ultimo turno. Ma tu ormai cerca di fare un bello split tattico. Ti porti a casa 20 Posso euro. fare davvero? Posso già. farlo? Ma così? È che non lo faccio Ma mai, sì, perdo non- sempre. Non lo diciamo. Oh, ma ci sono i pairings. Allora, io devo andare un secondo in bagno. Ragazzi, vi abbandono un attimo. Che mi sto pisciando addosso. Giocata sexy? Gamma Knife su Enel, ma Maragan e lo picchio. Sono tornato. Ho riflettuto sul fatto che qualcuno ha fatto una domanda a cui non ho risposto. Lo Zora 7. Vi dico solo questo. Praticamente, se andate a vedere. Questo, tra l'altro, è tutta colpa di Johnny. Che saluto. Ciao, Giovanni Salvatore Oliva. Sei uno dei giocatori più incredibili. Uno dei giocatori più incredibili
del mondo, secondo me sei un talento innato, però ogni tanto anche tu puoi sbagliare. Anche tu ogni tanto puoi sbagliare, perché la call dello Zoro effettivamente è una merda. Ci può stare se non te l'aspetti, però la gente quando sente la puzza, se per sbaglio ti giocano contro il Rayleigh, quella roba lì non fa niente. Niente, ti giocano Rayleigh, pezzo morto ed è buttato il tuo turno a 6 donne, dove di solito fai un pezzo. Quindi un po' così. Toglietelo. Però era una quella interessante. Io scorso giovedì, quando ho fatto X1, ne giocavo 3 nel mazzo. Non l'ho mai tirato, però. E contro Nami l'ho tirato, ho perso comunque. Però l'ho tirato un turno dopo. Non hanno sentito in streaming, stanno andando adesso. Che c'è la finale. Ah, infatti non è ancora arrivato nessuno. E il Nino è in pensione? Il Nino non so quanto stia giocando, io lo sento regolarmente, perché è mio fratello. Sta a Roma, non sta a Torino, quindi è difficile vederlo qua. Sono Masieri contro Vittor. Però so che a Venezia ci sarà. Sì. Masieri contro... mi chiedevano di Nino. Vita che non lo vedo. Non è a Torino. Vitto Paz. E Masi e Kikuz. Oggi posso dire comunque molto scorrevole il torneo. Quando fai 2 turni in meno. Top. Tutti così devono fare 3 turni. Abbiamo Nami contro Lucy. In teoria il matchup dovrebbe essere a favore di Lucy, da quello che mi hanno spiegato, detto e da quanto ho capito. Ma questo Teach By quanto è forte? Secondo me è molto forte. Non è bello, però è forte. A me non piace. Però mi piace Teach come personaggio. Vediamo un po'. Comincia subito con una Rebecca Blocker, che prende un'altra Rebecca Blocker. Tra l'altro Vitto Pazzo, un signore tutto pimpato, va in giro col prestigio. So che è molto favorevole, ma non so qual è la dinamica che mi faccia dire ok, questa roba è favorevole. Cioè, cosa fai? Metti i pezzi in fondo. Vabbè, c'hai, sì. Risolvi le robe, tipo la Nami la metti in fondo. Lo massacra Lucy, purtroppo. Vediamo un po'. Rebecca. Nami procede a fare la sua girl. Pesca uno, scarta. Speriamo un Thriller Barks, così si prepara belli trigger. Perona, tutto scritto. 7 leader e procederà a prendere, immagino. Trigger, pesco 2. Bravo, Vitto Paz. Strana questa combo di Don di Teach e Don di Low. Curva perfetta, il Vitto Paz, bello schiappone. Vediamo se c'aveva il Bartolomeo, sono abbastanza sicuro. Lo scarta e gioca Cavendish. Ok, non avevo visto il Cavendish. Cavendish carta molto forte. Anche perché cosa deve tirare Zeus su Cavendish? Come lo risolvi? Molto bene. Che turno è 10 leader? Non benissimo. Ma questo è un turno veramente terribile. Allora, così capisco perché non mi perde. Pesco 2, scarto 1. Quel Cavendish farà veramente troppo value. Diventa un 7. Quattro donne, un altro Cavendish.
Spell. Allora... no, ma anche contro Enel, se cominci a fare questa roba non è che sei freschissimo. Un altro Cavendish. La vedo veramente difficile per Nami adesso, con lui che pesca 2 carte in più a turno. Si difende i pezzi, quindi anche Zeus adesso non fa più un cazzo. Perché non ha fatto Zoro? Non ho idea. Sembra veramente una merda fra i 10 leader. Non so se c'è un piano particolare. Robin. Quindi Trash, metto 2 vite e pesca. Don sotto leader. E siamo panati. Come fa a essere meglio 10 leader? Devi fare board comunque. Ah no, meglio di, sì. Fa schifo 10 lead. Può essere, Jaco. Possibilissimo. È che i giocatori a volte non si vedono tutte le mani. Ma cosa speri di triggerare Gecko Moria? Un altro 6 leader che non fa danno, ma fa pesco 1. E dato meno lo mette in fondo. Ho capito, sembra veramente terribile. Sono entrato in quel processo mentale in cui capisco il matchup. Fa schifo. Poi se parte così... Io in questa situazione darei la mano. Non credo sia più recuperabile, ma dal secondo Cavendish. Troppo vantaggio. Ma non morirà mai di deck out. Muore prima Nami. Allora, oggi in sala... C'erano soltanto 3 Enel, io non capisco come sia possibile. Boh. La gente l'ha già droppato. Magella in Enel ha senso. Allora, ho il grande dubbio che sia rotato. Guardo subito. E OP2. Ah, per l'extra Grand Battle. Allora, do un card. Ma sai che non è male? Non è brutto. Bravo, Mitch, mi sa che lo gioco. Cioè, entra, ti derampo e se lo faccio al turno 3 vuol dire che tu magari vai a 5 don. Ah no, non posso... a 3? Però è un pezzo sticky, rompe il cazzo. Rompi la curva. Dipende. Allora, i drop a 4 o scendi di qualche drop a 4. Tipo, per esempio, se sto giocando 4 Reiju, 3 Franky, 2 low, togli 2 low, metti 2 di questi, non lo so. Speziato, da vedere. È interessante, però. Non è così brutto. Bravo. Magellan OP2. Praticamente fa Don-1 quando entra e derampa, cioè togli un don all'avversario. E quando muore ne toglie 2. Il mirror probabilmente viene frizzato.
Ed è un 6. Ma poi Mirror fa schifo, te lo traddo. Cioè te lo picchio. Faccio gamma, che cazzo faccio etero e il Thor e rirampo i Don, non serve un cazzo in Mirror. Anche perché il turno in cui lo puoi fare, o l'altro è andato a 4. È andato a 4 e quindi tu lo mandi a 3, non può fare Enel, ma può farlo comunque rampando. Il Mirror non mi sembra fortissimo. Contro il resto è interessante. Ma tu rompi già la columna mettendo un CK perché dovrebbe essere forte in un CK a turno 3. Perché non lo so. Però è golosa come carta. Tra l'altro ci sarà in crociera? Molto bene. Speriamo allora. Così andiamo a ballare. La fa barba, attacca di un superone, di un tsunami. Blocco con Sabo. Blocco col bloccherino. Con la super Rebecca. Molto carina. Perché? Questa carta mi ci sta rincoglionendo. Con Magellan? È interessante Magellan. Cioè non fa schifo. Poi counter 1000. Ehi. Te. Ah no, è bianca. Minchia che schifo. La carta che ho fra le mani. Non ho nessuna carta fra le mani. Snippo, ma che cazzo stai dicendo? Di carta stropicciata. No, per l'Extra Grand Battle. Per il torneo, quello là con tutte le espansioni. Allora, credo che sia. Io non sento l'audio, potrebbe essere rumori di fondo del microfono. Non sto toccando nessuna carta. Cioè, non. Non ho niente. Entra il terzo Sabo. 9 faccia. Comincia a scartare come pazzi. Scarta di nuovo 2000. È andata. Comunque l'alt di Sabo non mi piace. Concedere bene, concedere subito. Teach. Teach, Newgate. Teach hai rubato i pezzi. 2 lì, 2 là. Blocco. Siamo sempre lì. 7.
Conta le carte nel mazzo per evitare di morire da stronzo con Cavendish. È obbligatorio pescare Cavendish, sì, vero? Meno 3 è un 9. Meno 3 è un 6. Bari bari. Bari barà. Ah, bravo. In fondo al mar. The seaweed is always green in somebody else's lake. You dream about going up there, you know it's a big mistake. Look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful thing. Under the sea, everything's better. Here that is weather. Live for me. Pibi 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 pibi. Pibi 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 pibi. Ma è l'ultimo turno, Paolo, l'ultimo turno. Quindi credo che Vitto Paz sia il campione di questo Best Local Mondo. Non sono sicuro vada a Barcellona. Quella vedo veramente dura morire per Lucy. Comunque alla fine credo di aver capito, cioè Nami alla fine perde dai blocker. Anche con Enel tu fai tutti i tuoi cazzo di Reiju, gli blocchi gli attacchi, non pesca più carte perché non ti toglie le vite. Ma perché tanto non può morire? Che cazzo di senso ha scartarsi 4 carte? Tanto se non muori hai un blocker, 1 milione di carte in mano, c'ha 7 counter 2, 8 counter 2, quanti sono? 1, 2, 3, un botto. Come faceva? Ma sì, ma anche contro Enel. Alla fine il problema di Enel sono se triggera almeno 2 pezzi. Perché se si incastrano male i trigger, Enel vince. E che più che altro quella roba là del trigger non è sotto il tuo controllo. Però non è un matchup impossibile. Se guardate le statistiche sarà... Non le statistiche, quello che ha fatto un video anche Harry, credo, o con Vampire o con Testing Hill, dove parlava delle percentuali, cioè un 60-40, cioè non è così rotto. Ma deve fare tanti incastri, se non pescasse sarebbe un casino fare sempre Sabo spell, vedere tutti i pezzi, deve pescare. I suoi sercini guardano 3, sono un po' stronzi. La Belobetti se la gioca non prende tutto, non ti prende i Cavendish, non ti prende quelle cose là. La spell, sercino, non ti prende le altre spell perché prende solo character. È tutto un po' inchiodato strano, se non pescasse. Poi qua, vabbè, ha pescato anche un botto perché ha fatto Cavendish. Non vede sempre così. Ecco, Lucy da Enel prende il Gigadonk. Ragazzi, qua siamo praticamente alla conclusione. Vedo un attimo se c'è il maestro Inga, così facciamo 2 saluti e chiudiamo un po' questa serata a partita in disgrazia. Vediamo un attimo. A grande richiesta, ecco a voi, dopo moltissimo tempo, è entrato a performare in quel Best Local Mondo il dottor Vitto Paz. Signori, che si è appena aggiudicato la vittoria con Lucy.
un mazzo che Fletcher dice essere non troppo forte. Beccate 0 Enel. Cosa ne pensi? Beccate solo una Ma campanella. oggi è un meta un po' strano, c'erano 8 nami, tipo 9 Lusi, 7 Luffy, 3 Enel. 3 Enel. 3 Enel, ho detto un po' strana questa Svizzera. Secondo me la gente si è chiusa di mettersi a studiare le cose così. Beh, secondo me gli sta sul cazzo perdere contro Nami, che è un mazzo abbastanza indegno. Sì, poi Cioè, in tu realtà dici, è ti sturi il brutto. cervello, sei lì, Sì. minchia, pensi. Sì, detto così la Becchi il primo stronzo che inizia a Perona. farti le puttanate e ti trigger i thriller bark. Quindi sei convinto quindi tu adesso mi hai detto prima che stai andando a Barcellona. Sei carico, ti senti preparato per l'evento? Carico o mai? Hai qualche come si dice? Quando ti devi pensare cosa succede? Predizione? Predizione su chi può vincere il torneo? Perché prima No. è uscito questo discorso No, secondo me è un meta abbastanza casuale. abbastanza a Non so, caso. dipende Io tanto credo che sia dalla molto dipendente Svizzera. anche dalla Svizzera. Sì, sì, sì. È quello il problema. La Svizzera Perché è se vedi troppo anche importante. tipo Varsavia, che cazzo ne so, Henry che ha vinto il torneo tipo in Svizzera ha beccato 0 gialli. 0 gialli, oppure Fletch che giocava a Lucy ha beccato 4 nami, 5 nami, Sì, quello sì, che sì. era. Mi sembra ma tutto è un po' così così. per tutti alla fine, cioè nel senso. Alla fine la Svizzera è importante. È chiaro che devi riuscire a vincere i matchup. Sì, dici, magari becchi quei 2 matchup negativi, se riesci a grattarle Esatto, sei in vantaggio. Tendenzialmente quello. E vincere quelle partite che di solito non vinci. Sì, che ti tanto porta non, poi a cioè, fare... non esiste nessun cioè nel senso o la gente sviene sul tavolo o i matchup brutti, cioè, o l'altro sfiga e tu sculi o li perdi, cioè. Beh, questa partita hai visto molto bene, questo Cavendish. Sì, no, l'ho dato come un pazzo, sì, sì. Hai visto tutto, però comunque io non avevo ancora visto, in realtà ho giocato il matchup Lucy-Nami, cioè sapevo che era dalla parte di Lucy, avevo visto le dinamiche, appena gli metti 2 pezzi in fondo che non fanno vantaggio Sì, sul ma più che chaos, altro sulle è robe. se sticchi Cavendish per terra, che è un quello disastro, sembra forte. Cioè peschi 5 carte a turno. Ma Barto per cosa si gioca? Barto si Bartolomeo. gioca principalmente per Enel, vai tranquillo, e per Campanella. Diciamo, e poi dei matchup a caso. Perché diventi... cioè ti fa calare quel peschino, quel turno No, là. perché non può essere messo KO. Ah, come pezzo sticky e basta. Sì, sì, Ok. perché contro Enel c'è il Cavendish che tipo te lo piegano, te lo attaccano. Sì, muore da Perché stronzo. crepa Poi se stick è veramente- forte, però crepa è veramente difficile che come un coglione. rimanga. No, no, non sticca mai quel coso. Però magari, che cazzo ne so, si può prendere una gamma... perché a volte magari non hai tutto, si prende una gamma knife sopra che non ti tira magari sul primo sabo. Su Cavendish dici? Sì. Sì, no, Che è una merda tirare gamma su Cavendish. No, però... no, però crepa sempre. Invece Barto non diventa quasi mai target per gli attacchi perché basta scartare un E te lo spell per frizzano, però. salvarlo. Te lo Però frizzano, devono sì. farlo ripetutamente. Quindi, devono se, farlo quindi o ripetutamente. anche se Nero Pink non può riprendersi il frezzino perché deve risolverti il sabo, e quindi c'è da prendere un pezzo avanti Ti in dà, quella ti dà maniera. un po', poi non è che cioè, ti vince il matchup, chiaramente, però ti dà una mano sicuramente. Piani, E poi- piani contro Enel? Piani contro Enel. Allora, io avevo l'altro piano con l'altra lista, che in realtà non mi stava Il double piacendo. attack? No, quello secondo me, non so, io probabilmente non capisco un cazzo io di Avevo sto visto Rondino, mi sembra, che Sì, sì, no, ma aveva infatti io- 4 io- spell a 7, 3 io- spell a 7. Assolutamente non l'ho tanto capita quella linea lì, cioè nel senso nel mio testing non mi è sembrata risolutiva, soprattutto perché adesso giocano molto di blocker. Maestro Porca Inga! il puttana, maestro. Vittorio Pazzo! Ma che cavolo ci fai? Prendo il qua? vincitore. Me lo chiedo Ma anch'io. vinto! Best local mondo. Ragazzi, incredibile, siamo qua in Incredibile, compagnia con hai detto Vittorio bene. il Pazzo, un fratello. Minchia ragazzi, Eh. c'ho dei tatuaggi di Naruto, porca puttana, un fregno, cazzo. Uno più Ma figo non c'è dell'altro. Però ce l'hai, no? Scusa, nelle Ah, sì, questo cosce, sì, sì, giusto? sì, sì, col patch, sì, sì, sì. Poi c'hai Chandra, c'è uno che mi sembra Chandra, ma non è Chandra? Chandra, è questo. Questo è Baird di Gears of War. Ma vero? Ma no, fammi vedere bene, è il mio giochino preferito. Minchia. Baird è l'amico con il Marcus. Sì. Io penso che quando ho comprato l'Xbox, la mia prima Xbox, devo scegliere un nome e mi sono chiamato Fede Gears. Minchia. Oh, Buon ragazzo. Ok, continuate pure, scusate. Ma sono Posso chiedere perché preferi la lista con Barto Spell piuttosto che quella di Fletch? Allora, io in realtà sono stato indeciso tipo fino a ieri sera. Ieri sera tipo ho fatto 10 game, 5 con una lista e 5 con l'altra. Allora, secondo me a livello di consistenza è più forte quella di Fletch. Nel senso che è quella che giocavo anche quadrato. io in realtà. Anche se non giocavo 4 double attack perché continuo a non capirne troppo il senso, dico la verità. Quella coi Barto è più consistente nel vedere il drop a 4 perché ne giochi 6, cioè almeno nella lista che sto giocando, che è praticamente uguale a quella di Jack in realtà, che ha fatto top, Ok. cambia tipo una carta. Tanto domani uscirà tutto alle 2.
Sì, Alle 2, Best Local Mondo. 14, vinci, sì. Per forza. Ha più probabilità di vedere il drop a 4 in curva, cosa che l'altra lista comunque cioè fare doppio Cavendish di fila ne giochi 4 nel mazzo da secondo, fare Cavendish in tuo Cavendish non è così scontato, anzi, per niente. Invece così dai un po' più di consistenza, soprattutto nei matchup tipo contro Enel, che se perdi il dado, cioè tu devi Se non fare, fai neanche il primo drop. devi fare tutti e due i drop a 4. Almeno devi chiedergli la risposta. No, Se non no, lo fai esatto, neanche esatto, sei indietrissimo, certo. E quello, poi la cosa forte è la spela 3, che se la tiri in curva ti fa fare quel più 2 in mano che... Col Barto è carina quello. Sì, infatti Quale forte. Fare pesco 2 così. Peschi 3. Con l'effetto leader. All'antica come Rage. Bello pesco. Mi 3. ricorda Rage. Regiu, mia moglie. È stato un mazzo super divertente. Quindi, no, niente, la lista secondo me è un po' più... cioè un po' più egg roll, tra virgolette, passatemi il termine, a parte sul drop a 4 in curva. Però per il resto giocando 8 searcher devi, secondo me... Quindi tu non schiaffare giochi un po' di bellobetti, le spell che più. Io searchano. non sto giocando un cazzo. Perché prima ho detto, sto cioè, giocando i 8 quei searcher. sercini si incastrano male, perché quelli là da 1 guardano 3. Sì. La Bellobetti non prende i Cavendish drop No, a 4 esatto. e la spell non prende le spell. Sarebbe forte giocare la spela 1 in sta lista qua perché Barto può tirare Perché anche giochi la più spela pezzi a 1 4. anche. Giochi più pezzi, ma Ah, anche... e poi e poi puoi Barto può shiftarla lì. tirarla anche. Perché non è Molto che ce l'hai bene. sempre a tirare la spela 3 su Barto. Certo. Quindi- No, poi dicevano il mazzo pesca tanto, però quando cominci a fare i primi Cavendish, poi se non peschi tanto, nel senso non riesci a incastrare perché tu giochi sempre combo da 2 carte, cioè fai Sì, Sabo sì, sì. spell, se Certo, vuoi fare il certo. Barto, vuoi giocare qualcos'altro, oppure la spella 4 che ti porta il Cavendish, cioè se non le vedi sei già indietro. Comunque signori, se non ci sono altre domande io direi che possiamo concludere qua questo Best Local Mondo iniziato in ritardo con qualche disgrazia. Beh, Direi che ci siamo, abbiamo portato Capito. pure il vincitore di questa edizione, che sarà anche a Barcellona, quindi spero di non beccarlo perché è veramente troppo forte. Poi comunque se uno non ti conosce secondo me sei anche minaccioso, cioè alla vista. Dici... Sì, quindi puoi intimorire, adesso che sanno che pure hai vinto, secondo me intimorisci il doppio. Poi con la pistola dietro... Col magari ferro è un anche, casino. fra l'altro. Non so come la porti in volo, però quelle sono tecniche segrete. Io direi che possiamo concludere qua. Grazie. Signori, buonanotte, buona serata, alla prossima live. Non so se Montre streamer lunedì, non credo, tornando da Barcellona, però credo che mercoledì streami e ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi. È stato un piacere. Buonanotte. Ciao.